Nino, il tuo rapporto col cibo, quando inizia? Ma inizia quando, come tutti, mangiando provi delle emozioni belle, soprattutto da piccolo, dove sei puro, sei vero, sei pulito, no? Quindi non hai contaminazioni, non hai nessun tipo di obblighi, di risposte o di domande. Quando mangi qualcosa e quella cosa è buona e ti rende felice, può farti scattare qualcosa nell'anima e può indicarti anche un cammino, come in tutti i lavori. A me mi ha indicato questa strada, questo lavoro da fare, questa passione da coltivare e soprattutto questa voglia di imparare continuamente. Io poi venivo da una famiglia, al lato di mio padre, contadini. Tu sai che a Ischia tutti avevano il proprio pezzettino di terreno, tutti avevano i propri conigli, quindi... E la famiglia di mia mamma, mentre invece erano tutti pescatori, quindi anche la qualità del pesce, tutto il pescato che si veniva fatto la mattina veniva mangiato solo a cena. Tu pensa che in casa mia mio padre vietava di raccogliere qualcosa e mettere in frigo. Si raccoglieva del terreno tutto ciò che poteva essere consumato la sera, o basta. Quindi papà aveva questa filosofia proprio assurda, il frigo per lui era un nemico da combattere, quindi infatti in casa nostra più dell'acqua in frigo non poteva avere niente. Quindi ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia pura, pulita e molto attento all'alimentazione, sotto il profilo della qualità, quindi qua tutti in casa, o quasi tutti in casa, gli ischitani, come dicevo, avevano il proprio orto, avevano i conigli, i polli, i maiali. Tua madre ti faceva cucinare? Mia madre mi faceva cucinare, io ho iniziato con la scuola birrichiera. Mia madre, io più che cucinare all'inizio mi piaceva fare pasticceria, dolci. Mi piaceva fare dolci e quindi più che cucinare all'inizio era più un distruggere una cucina, dai, fare dei danni in cucina, sì, mi faceva fare qualcosa, non mi ha mai vietato, anche se quando dissi a mio papà, da piccolo mi ha sempre inculcato che avrebbe fatto piacere lui che io facessi il commercialista, il fiscalista, perché papà, avendo una piccola impresa edile, aveva bisogno di una persona che gli curasse tutto l'aspetto burocratico. Il giorno che gli dissi no, poi io voglio fare il cuoco, e in famiglia mia nessuno era cuoco, di 40 anni fa chi sceglieva la scuola alberghiera era un po' quello là che non aveva voglia di lavorare, quello là che è un mestiere di secondo piano, un lavoro per tutti, quindi non era visto bene il cuoco, era un mestiere per tutti e di tutti. Quando dissi a mio padre e ai miei genitori che avrei avuto piacere a fare questa professione, mio padre, devo dire, ebbe subito una risposta ben ferma, disse: allora, parliamo di 40 anni fa, devi lasciare immediatamente casa, devi lasciare Ischia e vai a studiare dei grandi cuochi nel mondo. Allora non c'era internet, quindi anche mandare un curriculum, a volte passavano anni per una risposta. Mia mamma invece è come se avesse avuto una delle affermazioni più brutte della sua vita, il cuoco. Totò diceva cuoco è bella parola, mia mamma invece diceva tutt'altro. E quindi papà, anche non avendo scuola, non avendo studiato, non avendo cultura di studio, mi inculcò a lasciare l'isola, a quindi andare alla corte dei grandi cuochi, a studiare. Mi ha sempre detto che la parte culturale era forse quanto più importante anche di quella professionale, quindi il sapere è la cosa più importante. Infatti ho lasciato casa che avevo 15 anni, senza avere... allora tu per studiare la vita di un cuoco o ti documentavi sui libri oppure non avevi la facilità di avere un telefono che cliccavi internet e ti usciva vita morte, quindi una volta lo studio era un po' più complicato per sapere. Io poi ho avuto sempre una grande passione per vini, quindi già a 15-16 anni io compravo bottiglie molto importanti. Papà, che aveva un piccolo orticello, diceva com'è possibile che comprava all'epoca i sassicai a 50-60 mila lire a bottiglia, quando la paga di un operaio medio era 20.000 lire, quindi diciamo, un sassicai costava quanto 2-3 giorni di lavoro per un operaio medio. E mi diceva: ma com'è possibile? Noi facciamo vino e tu compri una bottiglia che a noi ci costa tantissimo. Quindi i miei piccoli risparmi li investivo sempre o in libri o in vino, sempre questo.
E quindi lasciai casa che avevo 15 anni per la mia prima esperienza. Quindi mio padre, mi devo dire che mi ha sempre, ti ho detto, mio padre era un muratore, quindi non aveva, non sapeva il mondo dello studio, non sapeva come potessi fare ad andare in giro. Quindi da lui ho avuto l'appoggio, quindi da piccolina, di andare via, mentre mia mamma voleva tirarmi sempre più a casa. Però più dell'appoggio morale non ho avuto, quindi mi sono dovuto arrangiare da solo. Però è stato l'insegnamento più importante che papà potesse darmi, nel senso che la parte, forse oggi dovrebbe essere inculcato un po' in più ai giovani, che la parte culturale a volte è anche più importante della ricetta stessa, cioè tu non puoi realizzare una ricetta se non sai tutto degli ingredienti, della tradizione, della stagionalità. In Italia sappiamo che custodiamo un patrimonio gastronomico o enogastronomico fra i più importanti al mondo, e quindi sta a noi essere ambasciatori, ma essere anche coloro che portano avanti tutto quello che i nostri genitori, i nostri nonni negli anni, anche con piccoli ingredienti, con poveri ingredienti, hanno reso l'Italia il paese più importante al mondo sotto l'aspetto enogastronomico. E dopo la partenza dove sei andato? La mia prima volta fu in Francia. Fui in Francia in un ristorantino che ancora, sai, allora i ristoranti importanti con le stelle non erano qua in Campania. Tu sai che più dell'osteria, della trattoria, del ristorante di mare, della cantinola, non c'era una cultura, a parte Don Alfonso che ci ha fatto scuola, ma non c'era l'idea dei grandissimi ristoranti. In Italia si potevano contare fra Marchesi, Santini, Don Alfonso e Mannadia. Non erano, diciamo, come adesso che si parla di cucina, come si parla degli uomini che hanno salvato il mondo. Cioè alla fine il cuoco rimane tale, uno che se gli va bene non brucia la pentola, ma se gli va bene può fare un buon piatto, ma non niente di più. Anzi, forse sta un po' troppo esagerando in questi anni a parlare troppo e a mandare dei messaggi forse non troppo giusti, soprattutto ai giovani. E quindi andai fuori Italia, quindi avevo 15-16 anni, ero quasi un ragazzino, e spostarsi da casa con un mangiacassette e una cassetta di Pino Daniele che mi ha accompagnato sempre. Infatti la sentite qua. Ma io avevo un po' tutti i classici. La Terra Mia è stato uno dei miei tormentoni, perché fuori da casa tua sentire una Terra Mia come quella là veramente ti faceva piangere tutte le notti. Quindi dicevo, andare via da casa a 14-15 anni, quando tutti vanno in vacanza, e tu stai fuori da solo, fuori casa. La notte finiti di lavorare tu devi fare anche 7, 8, 9 km a piedi per tornare a casa. Stavo in un paese come la Francia, quindi adesso grazie a Dio si è globalizzato tutto, quindi siamo tutti fratelli o cugini. Allora eravamo visti un po' come i competitor non graditi. Non è stato facile, però non ho mai abbandonato. Certo, le prime settimane è stata proprio durissima, perché comunque eri l'ultimo ruota del carro, venivi visto anche come il cosiddetto straniero che andava là per rubare qualcosa, quindi i primi anni sono stati veramente complicati. Io non ho mai mollato, anche perché a me interessava più che rubare la ricetta allo chef, mi interessava capire il suo pensiero verso la cucina, perché lui era arrivato a quel punto di ragionamento, di filosofia per studiare la ricetta. Quindi a me non era un fatto di andare là, copiarsi oppure sbirciare fra le ricette e capire, anche se allora facevano fatica a darti una ricetta, quindi o te la rubavi da buon napoletano, rubando un po' con gli occhi, un po' dappertutto, o tante volte quando si pesava soprattutto gli ingredienti ti mettevano a fare altro in modo da non vedere. Quindi è stato un inizio non bello, complicato. Oggi vedo, ho quasi 50 anni, continua, forse ancora più amplificato, perché chi rincorre la conoscenza, chi rincorre soprattutto il migliorarsi quotidianamente, vedi una salita quotidianamente, una salita, un muro da arrampicarsi, perché comunque rendersi la vita complicata per me è proprio come un comandamento, cioè nel senso che io sono perennemente insoddisfatto di quello che faccio, soprattutto di me stesso, e quindi ho proprio necessità di continuare a migliorare e soprattutto migliorare me stesso sotto tutti i punti di vista. Quali consideri i tuoi maestri fra gli chef dove sei stato?
Ma sai, io considero i miei maestri un po' tutti quanti, perché da ognuno ho preso qualcosa, dei grandi cuochi, anche a volte nomi non conosciuti, mi hanno dato tanto. Sicuramente per me, maestri come Don Alfonso, che per me è stato sempre una luce. Don Alfonso è stato il papà di tutta la cucina forse meridionale, perché aprire un ristorante come il Don Alfonso a Sant'Agata e non a Parigi, a New York, a Milano, un coraggio di aprire un grandissimo ristorante in un posto un po' fuori mano, perché comunque non era neanche Sorrento, quindi anche la costiera un luogo di vacanza, era un po' fuori mano. Ha avuto un grande coraggio lui e la moglie Lidia, ma che comunque gli hanno dato, con la loro capacità, gli hanno dato successo e continuano. Per me lui era il mito, cioè il grande chef di vicino casa che aveva costruito il grande ristorante. Quando ti ripeto, il grande ristorante in Campania in quegli anni non era visto come una cosa d'eccellenza, l'eccellenza qua era il ristorante che ti faceva la zuppa di pesce, lo spaghetto al vongolo e il grande fritto, quello per noi era il grande ristorante, o chi ti faceva un buon coniglio all'Ischitano. Però i grandi maestri come dicevo prima, che ti hanno trovato Don Alfonso, Gualtiero Marchesi, Corrado Fasolato, Arzac, ognuno di loro mi hanno dato qualcosa, ma mi hanno dato anche tanto cuochi che non ho mai conosciuto, come Paracucchi, che ho conosciuto anche solo sui libri, quindi è un mondo veramente talmente grande, ma anche talmente complicato, ma allo stesso tempo meraviglioso. Cioè, è un mondo che ti riempie l'anima tutti i giorni, ti riempie veramente lo studiare gli ingredienti, la ricerca proprio della materia prima, lo studiare la tradizione, innovare la tradizione, portare in tavola un qualcosa che ti fa godere, che ti fa stare bene. Una volta Don Alfonso mi disse una cosa, quando io ebbi la mia prima stella. Don Alfonso mi chiamò per farmi le congratulazioni, io poi lo vidi in un evento e mi dissero: Guagliò, ricorda che i tuoi ospiti devono mangiare con gli occhi chiusi, e mangiare con gli occhi chiusi significa far vivere veramente e far riconoscere veramente il territorio dove stai. E queste sono delle parole che ti rimangono veramente impregnate nell'anima e ti fanno capire che veramente che a volte anche la cosa più semplice può dare un messaggio di cultura, come una semplice pasta al pomodoro. Tu hai detto Paracucchi non l'hai conosciuto, però che cos'è che secondo te, perché Paracucchi è importante? Ma io parlavo di Paracucchi come tanti altri cuochi non così conosciuti, perché hanno iniziato a studiare un qualcosa e a migliorare un qualcosa che per noi prima la cucina in Italia era solo uno sfamare, cioè quindi ingredienti molto poveri che cambiavano da provincia a provincia, quindi questo è il bello dell'Italia, perché comunque da regione a regione cambia tutto, ma da provincia a provincia. Tu pensa che Ischia ha 6 comuni, aveva 7 dialetti e i piatti che si facevano dall'altra parte dell'isola non venivano fatti qua. Quindi la parte dell'isola più verso Forio, che era più devota alla campagna, era una cucina molto di terra, mentre la cucina nel comune di Ischia, che era più devota, era più vicino al mare, era più di mare, anche se la tradizione ischitana sappiamo che è totalmente di terra, quindi coniglio, pollo, però Ischia, che si avvicinava più a Procida più un culto di pescatori di pescherecci, aveva un'influenza diversa. Quindi pensate dalla Sicilia alla Valle d'Aosta come può cambiare il palcoscenico. Prodotti molto poveri, grande materia prima, grande semplicità, grande rispetto per gli ingredienti. E quindi dicevo, Paracucchi sì, mi ha dato tanto, perché a me più di una volta, quasi sempre, dei cuochi mi è interessato a capire il loro pensiero. Quando Marchesi tornò in Italia dall'esperienza dalla Francia e iniziava a sbucciare i piselli, lo davano per matto. Come è possibile un cuoco sbuccia i piselli quando la pasta ai piselli quasi faceva con tutto, no? Quindi essere andato all'estero, aver appreso delle nozioni importanti, portarli in casa tua, quindi rispettando ancora di più la materia prima, rispettando ancora di più la stagionalità, rispettando ancora di più quello che una volta neanche si poteva pensare, di sbucciare come se un pisello, ci ha cambiato la vita. Oggi purtroppo è una cosa che fa male dire, i giovani forse si hanno dimenticato un po' troppo velocemente grandi maestri come Marchesi o come Paracucchi. Oggi si punta molto più alla cosa che fa notizia. Oggi se parliamo
che ti posso dire, di un piatto classico italiano, semplice, passa in secondo ordine. Se parliamo di un abbinamento che può essere fegato crudo e ostrica, tutti fanno wow, ma il wow è sul piatto di una volta, cioè il wow è sul piatto, riportare in tavola un piatto che veramente ha reso l'Italia importante, come può essere un piatto di pasta al pomodoro, una carbonara, una matriciana, certo. una ribollita. Cioè questi, secondo me, i cuochi italiani dovrebbero farsi, soprattutto i giovani, dovrebbero farsi un po' di domande su quello che c'è stato e quello che ci può essere con quei piatti là. Quindi la tradizione deve essere sì innovata, ma deve essere rispettata. E quindi, ma soprattutto la cosa più importante, oggi vedo che troppe influenze dall'estero, soprattutto dall'Asia, stanno influenzando, o da paesi nordici, stanno influenzando in modo non positivo la cucina italiana. Si sta un po' imbastardendo, quindi vediamo sulle nostre tavole prodotti non italiani, quando noi in Italia, cioè, abbiamo dei prodotti straordinari. Perché comprare dei prodotti che somigliano ai nostri quando i nostri sono ancora più buoni? Faccio l'esempio di un prosciutto crudo, perché affacciarsi in un altro paese? Sicuramente altri paesi come la Spagna hanno dei prodotti straordinari, ma non è che l'Italia ha qualcosa di meno. Una volta anche la Francia sui formaggi poteva fare da padrona, oppure da grande consigliera. Oggi, se parliamo del nostro territorio come la bufala, solo con il latte di bufala si fanno dei formaggi pazzeschi, anche con la capra, con la pecora, con tutto. Quindi io sono per chi guarda sempre in casa sua, nella sua terra, e faccio un po', forse sarò un po' vintage come persona, ma faccio un po' fatica a guardare fuori da casa mia un qualcosa che, soprattutto in un posto come il nostro, viviamo in un'isola turistica, quindi abbiamo gente che ci arriva da tutto il mondo, perché non fargli mangiare con gli occhi chiusi? Certo. Che importanza ha avuto Ischia proprio nella tua formazione, nel tuo immaginario proprio gastronomico e non solo? Allora, c'è da dire che io vivo su un'isola bellissima e quindi ho già una fortuna molto importante, perché oggi magari aver aperto questo ristorante in un posto di periferia, non so se sarebbe stata la stessa cosa. Io, diciamo, ho aperto il Dani Maison nel 2016 più non per scelta, ma più per una promessa che feci a papà. Papà è mancato nel 2004 e pochi mesi prima, un mesetto prima di andarsene, mi raccontò la storia di questa proprietà e dei sacrifici che aveva fatto mio nonno e il suo bisnonno. E stiamo quasi un giorno intero a parlare di tutta la storia di questo piccolo posto, e mio padre mi disse: mi raccomando, io tra poco non ci sarò più, fallo diventare un luogo importante. Io avevo messo da parte perché non ho mai accettato la scomparsa di mio padre, ancora tutt'oggi faccio una gran fatica. E nel 2014 avevo deciso di lasciare l'Italia, ma ho deciso proprio di lasciare l'Italia perché per me la mancanza e l'assenza di questa persona era un qualcosa di inaccettabile. Se non che un giorno gli scrivo una lettera, la porto da mio padre e vado via. La notte papà mi viene in sogno e mi dice: non dimenticare quella promessa che mi hai fatto, fai diventare casa mia, casa di tuo nonno, un luogo dove tutti lo possono visitare e tutti lo possono apprezzare. E quindi così, era dicembre, arrivai a casa, mia mamma viveva ancora qui, dissi: mamma, facciamo le valigie, qua fra qualche mese deve nascere una piccola realtà. E così fu. A febbraio abbiamo iniziato i lavori e a giugno abbiamo aperto il ristorante. Quindi sapete con quanto è difficile in Italia fare attività? Forse si può dire quasi da eroi oggi fare un'attività in Italia, però come diceva il grande Enzo Ferrari, io voglio essere chiamato commentatore in casa mia e non fuori da casa mia, quindi io non neanche commentatore, ma voglio fare il Sud. È vero che è mezzo sgangherato, è vero che ha tanti difetti, ma sta a noi iniziare a far cambiare un po' qualcosa con i nostri sacrifici, e quindi questa è la mia piccola storia di questo ristorante. Quando dicesti a tua madre si cambia, lei ti ha seguito subito? No, mia mamma disse: questo è matto, l'espressione fu questo è matto, però devo dire che diciamo che all'inizio sono stato un po' sfiduciato un po' da tutti, anche dalla famiglia, dagli amici, perché comunque aprire un ristorante a Ischia e non stare sul mare era una cosa, poi addirittura stare un po' fuori mano su questa piccola collina in campagna, dicendo: tu sei matto, sicuramente questo locale non poteva mai andare, però io sono Scorpione, come si dice a Napoli, capatosta. Capatosta. Quindi niente, ho guardato solo avanti, non ho ascoltato nessuno, anche con un pizzico anche di follia. Quindi tante volte i grandi passi si fanno soprattutto avendo una considerazione bassa di quello che puoi affrontare, o minima di quello che puoi affrontare. Io l'ho voluto affrontare e quindi
Oggi questa piccola microscopica azienda, devo dire che inizia a raccogliere dei frutti. Oggi siamo un'attività che lavora nel periodo stagionale, che in pochi anni ha iniziato ad avere delle basi molto solide. Abbiamo aperto, io non mi vergogno di dire, ho aperto senza l'aiuto di nessuno e non avendo anche le capacità e le potenzialità economiche per avere un'attività. Tant'è che il giorno che aprimmo le porte agli ospiti, io ero veramente non avevo neanche i soldi per mettere la benzina nella mia Vespetta, quindi ero veramente messo male. Però sempre con una determinazione, con degli obiettivi ben prefissati, ben inquadrati, siamo andati avanti. Oggi devo dire che in 4 anni siamo diventati un'azienda che comunque ha delle solide basi, veramente sana, e comunque sta iniziando a parlare di un territorio. La cosa più importante che me è che questo posto parli di un territorio, parli soprattutto di verde, di botanica, di prodotti, di cucina, di sostenibilità, ma soprattutto questo è un posto che vuole dare dei messaggi, soprattutto sul rispetto della natura, che è la cosa per me più importante. Infatti basta guardarsi intorno, qui in questo giardino che oggi conta più di 200 specie di piante, per l'80% di tutti di macchia mediterranea, non era un terreno incolto, non c'era nulla qua, non era proprio nulla, quindi abbiamo iniziato a piantare. Oggi è un grande sacrificio tenerlo anche in vita, perché con i cambiamenti atmosferici, con le piogge sempre di meno, si fa una gran fatica a tenerlo così in vita. Però il sedersi in un giardino, respirare aria, vedere le api, tant'è che sto iniziando a mettere anche delle arnie, vedere delle api, vedere che questo verde a me mi ricarica, mi fa stare bene. Tant'è che il primo lockdown, come dicevo prima, l'abbiamo vissuto non l'abbiamo totalmente avvertito rispetto a chi viveva purtroppo in una grande città ed è stato chiuso dentro per mesi. Qua abbiamo veramente riscoperto il piacere del respirare, il piacere di stare nel silenzio e il piacere di vedere gli uccelli, le farfalle, cosa che era ormai diventato quasi normale non vederle più. E quindi è stata una cosa che mi ha fatto riflettere molto. Tra l'altro vedo che anche le opere d'arte che tu hai messo hai incastonato nel tuo giardino, Sì. sono opere di Lello Esposito, Sì, quindi sì. hai scelto una biodiversità mediterranea anche nel campo Io sono, dell'arte. come ti dicevo, sono molto attaccato a questa terra, quindi a Napoli, alla Campania sono molto attaccato. E Lello è una persona che attraverso le opere racconta molto, racconta la propria terra e racconta anche i personaggi della propria terra. Lello è una persona che racconta San Gennaro, Pulcinella, racconta Napoli, racconta anche il bello e il brutto di una città così meravigliosa, ma racconta anche tanta cultura, racconta anche tanta storia, perché sappiamo che fra Ischia e Napoli potremmo parlare per anni e anni di tutte le dominazioni, tutta la storia, la cultura di tutte le razze che sono passate per questa terra, e che ognuno di loro ci ha lasciato qualcosa di importante. Il tuo ristorante è conosciuto in tutto il mondo ormai, quindi tu hai clienti importanti. Fra l'altro anni fa sei stato costretto a mandare via Springsteen perché non avevi posto. Ma capita spesso, sai, io non ho mai fatto distinzione nel mio ristorante. Non è che chi ha la barca da 100 metri ha priorità verso un imbianchino che magari è la prima. Per me chi prenota del tavolo, quella è la priorità. Capita spesso che quest'estate, soprattutto in questi 2 anni di Covid, che abbiamo detto no a imbarcazioni molto grandi, e su queste imbarcazioni c'erano anche personaggi importantissimi, quindi non mi faccio il problema se è un attore o un presidente, cioè chi prenota prima è il posto qua. Il ristorante è una parola, dire è diventato importante, non lo so se è diventato importante o tale, però devo dire che i personaggi importanti quando arrivano qua diventano personaggi come tutti, ma come tutti perché noi vogliamo che siano tali. Forse a volte, il più delle volte, i grandi personaggi che passano qua si spogliano anche della loro identità per essere persone come tanti altri. Non abbiamo mai chiamato paparazzi
per farci una pubblicità, quindi per uscire sui giornali perché ci fosse Ortega o Piero Ferrari, oppure attori, calciatori, ministri, non l'abbiamo mai fatto. E infatti quando arrivano queste persone qua, che oggi poi sono carissimi amici affezionati che tornano anche 2 o 3 volte al mese, tu li vedi proprio spogli da queste maschere o da questi personaggi che devono interpretare quotidianamente, e le vedi come persone normalissime. Tu sai che io lavoro anche per la Keaton, questa piccola sartoria napoletana che veste un po' le persone più importanti al mondo. 2 anni fa, quindi passano tanti, e poi essendo un po', non è che io sono un figo, quindi siamo in un posto turistico, quindi siamo in un posto forse tra i più belli del mondo, quindi abbiamo la fortuna che tutto il mondo ci viene a trovare. 2 anni fa facemmo una cena importante da Zuckerberg negli Stati Uniti, e poi dopo una settimana andammo a fare un'altra cena importante sempre con la Keaton a New York, da un personaggio molto molto importante, poco conosciuto, anche forse sconosciuto, ma uno degli imprenditori più potenti del mondo, gente comunque questo qua ha business fra i satelliti, le petroliere, cioè le cose più assurde. Andiamo a cucinare a casa sua, lui pensa che a casa ha oltre 200 dipendenti, fra giardinieri, cioè è una cosa allucinante. E lui mi disse: dove sei? A Ischia. Disse: allora io vengo spesso a Napoli per i miei vestiti. Cioè questa persona è partita dagli Stati Uniti per farsi il vestito per venire a mangiare, ed è tornato 2 volte in un mese. Quindi, però ti posso dire che l'esperienza, una delle più significative della mia vita, non è stata con i grandi personaggi, perché ti ho detto ne passano quotidianamente, ma l'esperienza che a me ha segnato tanto fu un postino americano di origine italiana, cioè italo-americano, di genitori italiani. Questo postino stava portando 4 anni fa, portava la posta, e capitò di consegnare delle riviste di gastronomia a un ristorante. E sfogliando anche lui questa rivista c'era un articolo che parlava di noi, e uscì uno dei piatti nostri come la pasta e patate, no? E parlava del Denis Maison come un ristorante che gente da tutto il mondo veniva a mangiare per vedere questo ristorante, per vedere questi piatti. E lui diceva: ma com'è possibile? Gente da tutto il mondo va là perché sono ricchi, e io non posso andare in un ristorante che sono impossibili. Lui prendò l'aereo, venne qui, mangiò e ripartì il giorno dopo. Quindi a volte sono piccoli gesti della vita che ti fanno ricordare. Ci sono tanti episodi. Una volta ci fu un ospite che aveva una barca molto molto grande, venne a mangiare qui, erano in 4, e verso le 2 di notte disse: chef, è vero che qui in Campania si conclude una cena sempre con uno spaghetto aglioli? E io gli feci questo spaghetto aglioli, finimmo tipo alle 4 del mattino, ci mettiamo a parlare. Dopo 5-6 mesi mi arriva una lettera. Ti prende molto l'anima questa cosa qua. C'era scritto: carissimo Nino, sono il signore, quando leggerai questa lettera io non ci sarò più, perché purtroppo questa persona era molto malata, anche se molto molto ricca, e mi disse: però ti voglio dire che quello spaghetto mi ha regalato forse l'ultimo sorriso della mia vita, per dire che a volte anche una pasta aglio e olio può regalare delle cose molto belle e può lasciare un segno. Perciò è l'appello che tante volte faccio ai giovani, che è il fare che oggi è complicato, non lo strafare. Quindi guardiamo nelle nostre origini, scaviamo nelle nostre tradizioni, che sicuramente si può fare felice la persona anche con una pasta agli oli e peperoncino. Ti faccio ancora una domanda: tu ritieni di fare cucina mediterranea? Io ritengo di fare cucina mediterranea, io spero di fare una cucina mediterranea, nel senso che tutto ciò che appartiene a questa terra cerco di rispettare e di mettere nei piatti. Diciamo che fuori dalla Campania, a parte il riso o il cioccolato o qualche spezia, faccio fatica a farle entrare nella mia cucina, perché comunque, come dicevo prima, noi dobbiamo raccontare un territorio. Io credo di fare una cucina che rispetti il luogo, dove le ispirazioni arrivano sempre e solo dalla tradizione, dalla quotidianità e dalla nostra cultura, e credo che in questo momento, che ci sono tante influenze nordiche, spagnoli, asiatiche, l'Italia possa ancora avere la voce in capitolo più importante al mondo sulla cucina. Quindi a noi italiani sta proprio il dovere di portare avanti la cultura che ci hanno lasciato i nostri genitori. Ti chiedo solo di chiudere con un cameo dedicato a Giovanni Assante.
Giovanni Assante è un grandissimo produttore di pasta eccezionale che ci ha lasciati nell'estate del 2020. Che cosa ha significato per te una persona come Giovanni Assante? Allora, Giovanni per tanti di noi era un papà, era un confidente, era un amico, era un fratello, era tutto Giovanni, una persona di una cultura spaventosa, di una saggezza, di una pulizia interna veramente magnifica, e di una persona che comunque girava molto per i grandi ristoranti. Io mi ricordo che 20 anni fa, una cosa, mi faccio una risata, Giovanni andò da Adrià perché allora Fernando Adrià, ancora tutt'oggi, è un mito, ma è un mito per l'innovazione, per lo studio che ha fatto sulla cucina, sugli ingredienti, e quindi avere la fortuna allora di andare da Adrià era cosa quasi impossibile trovare posto, perché ormai era proprio lo chef più innovativo, più pazzesco che ci possa essere sul pianeta Terra. Giovanni mi chiamò alle 2 di notte, appena completata la cena. Sai che la Spagna ha sempre avuto questa filosofia di fare piccoli assaggi, mentre l'Italia ha sempre avuto un culto del piattone di pasta, no? Quindi il piattone è bello ricco, no? Quindi, ma non perché il piattino non ti riempisse, non ti facesse godere, assolutamente, ma perché comunque chi è stato al sud ha sempre vissuto con un modo di mangiare ben diverso, no? E Giovanni mi chiamò, disse: Voglio, ricordati una cosa, è sempre il piatto di pasta che ti riempie la mente e lo stomaco. E allora tu là per là dici: ma com'è possibile? Questa persona esce da un grandissimo ristorante dove ha fatto un'esperienza, e lui mi disse: io ho fatto oggi una delle esperienze più belle della mia vita, ma questo mi fa capire che noi al sud Italia, ai nostri turisti, a chi ci viene a trovare in casa nostra, dobbiamo veramente raccontare la nostra terra, e il piatto di pasta è uno degli esempi più... Io là per là quella frase mi fece una risata, no? Poi riflettendo su quelle cose là, e oggi lo capisco veramente ancora di più, Giovanni aveva ancora tanto da poterci insegnare e raccontare, e questa è la cosa che manca di più. Grazie Nino. A te.